Il 25 aprile 1980, il controllore di volo Justo Camin era in servizio presso l'aeroporto di Los Rodeos a Tenerife. Alle 13:18 impartì un'istruzione a un volo britannico in arrivo, ordinandogli di entrare in una holding pattern, una procedura di attesa in volo. L'istruzione fu accettata senza obiezioni e Camin non ci rifletté ulteriormente. Non si rese conto di aver commesso un errore fatale. Omettendo accidentalmente una sola parola, aveva innescato una catena di eventi che avrebbe portato alla morte di oltre 100 persone. Danair, una compagnia aerea britannica, operava in diversi settori: voli charter, cargo, passeggeri e pacchetti vacanza. Negli anni 70 quest'ultima attività era diventata estremamente popolare tra i britannici. I clienti potevano acquistare voli, alloggi e attività tramite un unico operatore turistico, che prenotava blocchi di posti o interi voli da compagnie come Dan Air. Era un'attività molto redditizia. Tenerife era, e rimane, una destinazione molto amata dai turisti britannici. La più grande delle isole Canarie spagnole si trova vicino all'Africa occidentale, offrendo un clima caldo senza lasciare tecnicamente l'Europa. Grazie a queste caratteristiche, il turismo rappresenta una parte fondamentale dell'economia dell'isola. L'isola, e in particolare il suo aeroporto di Los Rodeos, era già stata al centro dell'attenzione mondiale nel 1977, quando vi si verificò il più grave disastro dell'aviazione civile nella storia. 2 Boeing 747 si scontrarono sulla pista, causando la morte di 583 persone. Questo disastro fu attribuito a un semplice malinteso tra il controllo del traffico aereo e l'equipaggio, aggravato dalla scarsa visibilità. La visibilità a Los Rodeos era frequentemente limitata. Lo rendeva vulnerabile a improvvisi cambiamenti climatici, spesso accompagnati da fitte nebbie. Un altro fattore che contribuì a quel disastro fu la mancanza di radar nell'aeroporto. Ciò significava che l'unico modo per il controllo del traffico aereo di localizzare gli aerei era basarsi sui loro rapporti e tracciare le rotte su fogli di carta. Questo approccio può sembrare antiquato, ma era abbastanza comune nei piccoli aeroporti europei dell'epoca. Per queste ragioni, Tenerife era considerato un aeroporto potenzialmente difficile per i piloti, ma non era visto come uno dei peggiori in Europa. L'equipaggio del volo Dan Air 1008 del 25 aprile 1980 era molto esperto. Il comandante Arthur Whelan, 50 anni, aveva accumulato oltre 15.000 ore di volo e aveva già volato a Tenerife 58 volte. Il primo ufficiale, Michael Firth, 33 anni, aveva circa 3.500 ore di volo e aveva visitato Tenerife 9 volte. Con loro c'era l'ingegnere di volo Raymond Carey, anch'egli 33enne, con oltre 3.000 ore di volo, ma alla sua prima visita a Tenerife. Il volo Dan Air 1008 decollò dall'aeroporto di Manchester alle 9:22 ora locale. Alle 13:14, mentre si avvicinavano a Tenerife attraverso una fitta nebbia, l'equipaggio contattò il controllo di avvicinamento dell'aeroporto. Gli fu comunicato che, a causa di un cambio nella direzione del vento, avrebbero dovuto atterrare sulla pista 12 invece della pista 30, solitamente utilizzata. La pista era meno familiare al comandante Whelan, ma data la sua esperienza non rappresentava una vera preoccupazione. La procedura standard per atterrare sulla pista 12 prevedeva di volare a nord del radiofaro Tango Foxtrot November, situato all'estremità settentrionale dell'isola, per poi dirigersi più a sud verso il faro Foxtrot Papa, quindi volare verso il mare, effettuare una virata e avvicinarsi alla pista da quella direzione. Questo era il piano iniziale per il volo 1008. Tuttavia, dopo aver ricevuto le istruzioni, si resero conto di essere dietro un altro aereo. Liberia Flight 711. Questo era un turboelica, un ibrido tra un jet e un aereo a elica, che viaggiava molto più lentamente del Boeing 727 della Dan Air. Nella situazione attuale, si sarebbero presto avvicinati pericolosamente al velivolo più lento.
L'equipaggio comunicò la loro posizione alle 13:18 mentre superavano il radiofaro Tango Foxtrot November. Quel giorno il controllore di volo all'aeroporto di Tenerife era il 34enne Giusto Camin, un uomo che poteva essere distratto, poiché aveva appena scoperto che sua madre era malata terminale. Che fosse per questa distrazione o per un'altra ragione, fu sorpreso dal fatto che il volo Dan Air avesse raggiunto così rapidamente il faro e si fosse avvicinato così tanto al più lento volo Iberia. Per gestire questa situazione, decise di mettere il volo 1008 in una holding pattern. Questo avrebbe permesso di guadagnare tempo affinché l'aereo Iberia davanti potesse atterrare e liberare la pista. Tuttavia, c'era un problema. Tutte le holding pattern standard erano progettate per la più comunemente utilizzata pista 30. Per questo motivo, avrebbe dovuto creare una nuova holding pattern per il volo Dan Air. Pianificò una rotta che avrebbe visto il volo Dan Air virare a destra al faro Foxtrot Papa, dirigersi verso il mare, quindi tornare verso l'isola ed entrare in una holding pattern, effettuando una serie di virate a sinistra ripetute. Avrebbero potuto seguire questi loop fino a quando la pista non fosse stata libera per l'atterraggio. Comunicò il seguente messaggio all'equipaggio. Roger, la holding standard sopra Foxtrot Papa è con rotta in arrivo 150, virata a sinistra. Vi richiamo a breve. Questo messaggio conteneva un piccolo errore. Il signor Camin avrebbe dovuto dire virate a sinistra, per indicare che, una volta tornati verso il faro Foxtrot Papa, avrebbero potuto iniziare una holding pattern composta da virate a sinistra ripetute. In realtà, ciò che disse fu virata a sinistra, una frase che poteva essere, e in effetti fu, interpretata come un'istruzione per virare immediatamente a sinistra prima di entrare nella holding pattern. A questa istruzione ambigua, l'equipaggio del volo Dan Air 1008 rispose semplicemente Roger, Dan Air 1008. Non ripeterono l'istruzione al controllore, come farebbe oggi un equipaggio, poiché all'epoca ripetere le istruzioni non era ancora una prassi consolidata nel protocollo di comunicazione. Pur avendo confermato l'istruzione, l'equipaggio rimase perplesso. Non aveva molto senso, ma decisero di seguire la parte chiara del messaggio, virata a sinistra. Mentre lo facevano, discutevano della loro confusione riguardo alla strana holding pattern. È una holding davvero strana, vero? Disse il copilota Firth, a cui il comandante Whelan rispose Sì, e non è parallela alla pista né a nient'altro. In quel momento, il controllore di volo autorizzò l'equipaggio a scendere a 1500 metri, eseguirono la discesa e subito dopo il comandante Whelan tornò sull'argomento della holding pattern e chiese Ehi, ha detto che era una rotta in arrivo 150? In arrivo avrebbe dovuto significare verso il faro, ma ora stavano volando lontano da esso. Sì, confermò il copilota Firth. In arrivo. Questo non mi piace, disse il comandante Whelan. In quel momento, l'equipaggio non aveva idea che stessero volando appena a est del monte La Esperanza. Con la nebbia fitta nell'aria, la visibilità era così scarsa che non riuscivano a vedere la montagna che si stagliava alla loro destra. Il primo avvertimento lo ebbero quando iniziò a suonare l'allarme di prossimità al suolo. Questo scatenò un'intensa attività nella cabina di pilotaggio. Il comandante Whelan disse Va bene, overshoot, ci sta portando verso l'altura. Il protocollo standard, quando suona l'allarme di prossimità al suolo, è quello di alzarsi immediatamente. Tuttavia il comandante Whelan sembrava credere che si trovassero sul lato nord della montagna. Quindi iniziò una brusca virata a destra. Questo, secondo lui, li avrebbe portati verso il mare, lontano dal pericolo. In realtà si trovavano a est della montagna e quella brusca virata a destra li avrebbe invece diretti direttamente verso la sua cima. Dopo aver completato la virata, ci fu un breve momento di sollievo, poiché l'allarme di prossimità al suolo si spense. Dal punto di vista del comandante, ciò non fece altro che confermare l'idea errata che aveva in mente riguardo alla loro posizione.
In realtà l'allarme non si era spento, perché la manovra li aveva allontanati dal pericolo, ma perché l'aereo era passato sopra una valle. Il primo ufficiale Firth sembrava a disagio, forse sospettando che fosse stato commesso un errore. Disse: Suggerisco una rotta di 122 in realtà e eseguiamo l'overshoot. L'ingegnere di volo Carey, altrettanto inquieto, aggiunse: Usciamo da qui. Firth trasmise via radio al controllo del traffico aereo. Deneir 1008. Abbiamo avuto un allarme di prossimità al suolo. Ma ormai era troppo tardi. La virata a destra fece perdere loro 92 metri. L'aereo si schiantò frontalmente contro il monte La Esperanza ad un'altitudine di 1661 metri. Se avesse mantenuto l'altitudine persa durante la virata, avrebbe superato agevolmente la cima. Così com'è avvenuto, lo schianto ad alta velocità disintegrò completamente l'aereo, uccidendo istantaneamente tutte le 146 persone a bordo. Non ci furono testimoni dello schianto, ma detriti leggeri cominciarono a cadere sul villaggio di Las Lagunetas, più in basso lungo la montagna. Nel frattempo, all'aeroporto, dopo che diverse chiamate rimasero senza risposta, venne attivato l'allarme per incidente, per la seconda volta in 3 anni. I soccorritori raggiunsero la montagna nel giro di poche ore, ma fu immediatamente evidente che non c'era alcuna possibilità di trovare superstiti. Non riuscirono a localizzare nemmeno un corpo umano integro tra i resti. Sia la Spagna che il Regno Unito parteciparono a un'indagine sull'incidente, ma ci furono alcune divergenze tra le due nazioni. Gli investigatori spagnoli conclusero che il pilota aveva causato l'incidente portando l'aereo in un'area di terreno elevato e non mantenendo un'altezza di sicurezza, e sottolinearono inoltre che l'equipaggio avrebbe dovuto chiedere chiarimenti se avesse trovato poco chiare le istruzioni del controllo del traffico aereo. Gli investigatori britannici suggerirono che le istruzioni ambigue del controllo del traffico aereo fossero il fattore più significativo e che non ci fosse stato abbastanza tempo perché il volo Dan Air potesse entrare in sicurezza nella holding pattern proposta, anche se l'equipaggio avesse compreso pienamente le istruzioni. Anche la mancanza di infrastrutture, come il radar, ebbe un ruolo nell'incidente. Se la posizione esatta dell'aereo fosse stata nota, il disastro avrebbe potuto essere evitato. Dopo il disastro di Tenerife del 1977, un'indagine aveva raccomandato l'installazione di un radar presso l'aeroporto, ma ciò non era ancora stato realizzato. Gli investigatori concordarono sul fatto che la risposta del comandante all'allarme di prossimità avesse segnato il destino del volo 1008. Aveva valutato erroneamente la loro posizione e così la sua decisione di virare a destra li aveva portati verso la montagna, invece che lontano da essa. Se non avesse fatto nulla e avesse aspettato di raccogliere più informazioni, l'aereo non si sarebbe schiantato. La sua decisione istantanea, presa in un momento di enorme pressione e motivata dal desiderio di mantenere al sicuro l'aereo e i passeggeri, era stata quella sbagliata. Dopo il disastro del volo Dan Air 1008, la politica di risalire immediatamente fu rafforzata come la risposta corretta e unica a un allarme di prossimità. Gradualmente, le infrastrutture degli aeroporti più piccoli, come Tenerife, furono migliorate, includendo l'aggiunta di radar. Dopo 2 devastanti incidenti, Los Rodeos è cambiato in modo tale che ulteriori incidenti siano molto meno probabili. Tra il disastro di Tenerife del 1977 e l'incidente del volo Dan Air 1008 del 1988, questa sicurezza è stata raggiunta a un costo immensamente alto. Grazie mille per aver guardato questo video. Se hai qualche suggerimento per nuove storie, lascia un commento qui sotto. Non vedo l'ora di raccontarti altre storie e spero di rivederti nel prossimo video.